Oggi voglio parlarti di qualcosa che ci riguarda tutti, ovvero le trappole del consumo e come provare ad evitarle. Ti è mai capitato, per esempio, di andare al centro commerciale solo per fare un giro e di tornare a casa invece con borse piene di cose che non avevi programmato di comprare? Oppure di scrollare i social media e imbatterti in quella pubblicità così accattivante che ti fa pensare «Caspita, devo averlo assolutamente!» Beh, sei in buona compagnia. Anch'io ci sono passato e so quanto questo possa essere difficile, cioè difficile resistere a questo tipo di tentazione. Viviamo in un mondo dove il marketing aggressivo è ovunque, le pubblicità ci inseguono online, le email promozionali intasano la nostra casella di posta e le offerte imperdibili spuntano ad ogni angolo. Tutto è studiato per farci desiderare sempre di più, per convincerci che abbiamo bisogno dell'ultimo gadget o del capo di moda del momento. Ma sai una cosa? Possiamo imparare a riconoscere queste trappole e a evitarle. E voglio condividere con te alcune strategie, piccoline per carità, che mi hanno aiutato a resistere all'acquisto impulsivo e a vivere in modo più consapevole. Prima di tutto, prenditi un momento per riflettere prima di ogni acquisto. Quando senti l'impulso di comprare qualcosa, fermati e chiediti: ne ho davvero bisogno? Questo oggetto aggiungerà valore alla mia vita? Ad esempio, mi è capitato spesso di voler acquistare l'ennesima app a pagamento convinto che mi avrebbe semplificato la vita. Ma poi, riflettendo, mi rendevo conto che potevo tranquillamente farne a meno. Un'altra strategia è quella di impostare un budget mensile e di rispettarlo. Sapere esattamente quanto puoi spendere ti aiuta a fare scelte molto più ponderate. Ho iniziato per esempio a tenere traccia delle mie spese con un'app gratuita e questo mi ha permesso di vedere dove andavano realmente i miei soldi. È stato davvero sorprendente, credimi, quanto ho capito che si possa risparmiare eliminando gli acquisti impulsivi. Un'altra cosa che ti consiglio è quella di limitare l'esposizione alle pubblicità. Se noti che certi social media o siti web ti inducono a spendere, prova a ridurne l'uso. Io, ad esempio, ho disattivato le notifiche delle app di shopping e ho smesso di seguire account che promuovevano continuamente prodotti. Al loro posto ho iniziato a seguire pagine che parlano di hobby e passioni che mi arricchiscono davvero. Ricorda che le aziende utilizzano spesso tecniche di marketing per creare un senso di urgenza. Frasi come «offerta valida solo per oggi» oppure «ultimi pezzi disponibili» sono pensati per spingerti a comprare subito. Non farti prendere dalla fretta, prenditi il tempo per valutare se quell'acquisto per te è davvero necessario. Un altro consiglio è quello di focalizzarti sulle esperienze, non sulle cose. Organizza una serata con gli amici, dedica tempo a un hobby, fai una passeggiata nella natura. Queste attività ti regaleranno gioia e ricordi preziosi senza svuotare il portafogli e mi sembra già una buona cosa. Ad esempio, ho scoperto che passare una giornata in montagna mi dà molta più soddisfazione che comprare l'ennesimo accessorio tecnologico. Un altro consiglio è quello di circondarti di persone che condividono i tuoi valori. Se i tuoi amici sono sempre impegnati in sessioni di shopping sfrenato, potrebbe essere veramente più difficile per te resistere. Prova a proporre delle alternative, come ad esempio una cena a casa, un picnic al parco, una serata di giochi da tavolo. Infine, pratica la gratitudine. Ogni giorno prenditi un momento per apprezzare ciò che hai. Scrivi una lista delle cose di cui sei realmente grato, come la salute, gli amici, la famiglia, un tetto sopra la testa. Questo ti aiuterà a sentirti più soddisfatto e meno inclini a cercare la felicità negli acquisti. Lo so che non è facile, ci mancherebbe. Anch'io ho avuto momenti in cui ho ceduto alla tentazione, ma l'importante è essere gentili con se stessi e vedere ogni piccolo passo come un vero progresso. Io ti ringrazio per aver passato questo tempo con me e spero che questi consigli possano esserti utili nel percorso della vita che stai scegliendo. Se hai esperienze o suggerimenti da condividere, mi farebbe piacere leggerli qui sotto nei commenti. E soprattutto, se pensi che questo video e in generale i miei video possano essere utili per qualcuno che conosci, suggerire il mio canale sarebbe per me un regalo davvero prezioso, perché mi aiuteresti a far circolare queste idee e a raggiungere altre persone che potrebbero trarre beneficio dal minimalismo. Grazie.